Voilà! Il nostro mitico Amazon. Dovrebbero pagarmi, per far vedere cosa c'è dentro questa scatoletta. Ma noi lo facciamo solo per appassionati. Cosa abbiamo qua? Voilà! Un altro bello scatolotto di quelli. Ve ne ho già fatto vedere uno. Andate a vedere nella lista dei video legati al retro game. Cosa abbiamo oggi? Molto simile all'altro, ma c'ha un giocattolino qua per chi? Per appassionati di retro game, ragazzi. Cosa c'è dentro? Allora, un altro scatolotto della Mini. Voilà, guarda qua. Allora, nella confezione non c'è tanto, ve lo dico subito, avete visto, pezzo di cartone, scatolino in plastica di contenimento, è una cinesata della Mini, è su Amazon, andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Eccolo qua, ragazzi, Amazon, il nostro Mini che vi ho fatto vedere. Prezzo, guardate, questo costa un pochino più dell'altro che vi ho fatto vedere, ma è una cosa molto particolare. Qualcuno ha già letto e capito, ma entriamo subito nel dettaglio. Allora, prima di tutto, fermi tutti! Attenzione! Prima cosa, ragazzi, registratevi al canale, mi raccomando, lo dico sempre, mi fate un grosso piacere, perché vuol dire che i video che sto portando e lascio su YouTube un pochino piacciono. Ma torniamo noi, ragazzi, subito in volata. Allora, Mini, ne abbiamo visto un altro. Qual era l'altro? Andiamo a cercare, è arrivato ieri, ce l'ho ancora qua sotto mano. L'altro era questo, se vi ricordate, Quindi uno nero, uno bianco. Attenzione, magia, 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 magia. Voilà! Avete visto che bravo, uno scomparso. Faccio anche il mago, Adesso mi arrestano fra un po' perché sono matto. Dai, scherzi a parte. Allora, così vi ho un attimo distratto. Abbiamo dentro il cavetto e questo aggeggio qua. L'altro avevo l'uscita HDMI, avete visto da una parte passavamo, come ho fatto vedere nell'altro video, andate a cercare la recensione completa, che secondo me è un prodotto veramente buono perché costa la metà di questo, questo costa un po' di più. Ma perché ho preso questo aggeggio? Perché amanti del retro game, a un certo punto potrebbe capitarvi, non so, facciamo un esempio pratico. Compriamo il PC Engine. PC Engine è una console giapponese, faremo uno speciale nei prossimi giorni dedicato alla macchina, ma esce in NTSC. Comprate un Atari 5002, 95% delle macchine che potete trovare esce in NTSC. Comunque, siete appassionati di console giapponesi, giochi giapponesi, o avete in casa un CRT multistandard o un televisore nuovo multistandard cosa vuol dire? È un video dedicato a tutti, quindi portino un attimo pazienza degli esperti. Per chi si sta avvicinando da poco a questo mondo, magari può essere utile, come può essere, faccio anch'io con altri canali YouTube e trovo a volte prodotti interessanti, andare un po' più anche a terra per chi è che appunto per i principianti, è un video dedicato a tutti. Queste macchine, vi dicevo, quindi giapponesi o americane, noi avevamo il PAL perché ormai queste cose siamo andati, abbiamo un televisore nuovo, in HDMI è cambiato tutto, ma comunque, visto che parliamo di retro game, andiamo su pezzi e giochi e console anni 80, anni 90, queste cose c'erano perché c'era il CRT che da noi in Europa usciva in PAL, mentre in America e in Giappone avevano il sistema NTSC. Quindi se attacchiamo direttamente, non abbiamo un multistandard ma una televisione normale, il Miiver classico o un Sony standard normale, non super costoso, è solo un sistema, esce in PAL. Cosa succede? Se io attacco la console NTSC alla nostra macchina, lo vediamo in bianco e nero. Per questo, quindi cosa fa? E arriviamo al punto di questo Mini qui. Mi prende, vedete, e converte il segnale da PAL a NTSC e viceversa, perché comunque è bidirezionale, come vedete. Quindi da una parte io metto di qua, se vedete c'è scritto input, il mio cavo, chiaramente stiamo parlando, visto che il video è rivolto a tutti, di avere i nostri cavetti RCA, quindi ho come al solito il giallo per il video e il bianco e il rosso sono il canale sinistro e destro dell'audio. Cosa faccio? Prendo, li inserisco qua, da una parte questa è l'uscita della console, giusto? Che va in NTSC, la console giapponese o americana che ho, e poi li attacco dall'altra parte in uscita e
ho la mia conversione del segnale. Come vedete qua mi dà la scelta, quando il cellulare ce la fa, a mettere a fuoco, se voglio uscire in PAL o in NTSC. E altra cosa importante, chiaramente abbiamo, che è dentro nella confezione, il nostro cavetto USB. Adesso ne sto prendendo un altro qualunque, tanto sono tutti uguali, bene lo sapete, lo inserisco qui. Unica cosa che manca nel pacchetto è il discorso di un alimentatore, ma potete benissimo prendere un alimentatore di un cellulare qualunque che ha l'attacco USB, lo attacco e tac, alimento il tutto. Quindi da una parte inserisco in input l'NTSC del caso, perché siamo in Italia, sicuramente avete questo problema, dall'altra faccio l'uscita, quindi qui entro con la console e di là vado direttamente al televisore. Quindi invece di avere l'immagine in bianco e nero, con questo aggeggio ho direttamente l'immagine a colori. Ma vediamo cosa succede dal vivo e al lato pratico. Allora, chiaramente come vedete io adesso ho acceso il PC Engine su un televisore Miver e cosa succede? È in NTSC, quindi si vede in bianco e nero, ok? Cosa facciamo adesso? Prendiamo il nostro convertitore che vi ho fatto vedere prima, quindi sull'uscita attacco i miei cavi, il video e l'audio, e chiaramente adesso cosa faccio? Stacco la console dalla TV e vado ad attaccarla nell'ingresso qui, e questa qui lo riattacco dove avevo attaccato prima la console. Vediamo un po'. Magia! Avete visto? E senza impazzire, senza diventare matti, guardate che bei colori, perfetto. Quindi cosa abbiamo fatto, per ricapitolare? Abbiamo convertito il segnale da NTSC di una console giapponese qualunque, quindi video composito, cavetto giallo RCA che si vedeva in bianco e nero su una TV. Questo è un Miver a 22 pollici che non ha nessun tipo di conversione, solo PAL. Se non attacco la scarta e vado in RGB, che supporta, ma con il video composito avrei visto in bianco e nero, con uno scatolotto normalissimo, facilissimo da trovare. Converto il segnale da NTSC a PAL, quindi abbiamo la console giapponese che funziona sulle nostre televisioni senza alcun tipo di problema, perché magari non riusciamo ad avere l'RGB perché non ha la conversione RGB, perché non vogliamo spendere 200 euro di un frame master o 300, ma con 20 euro usciamo. Guardate che bello, segnale stabile, pulito, perfetto, colori perfetti, non c'è nessun problema. Quindi, per chiudere, se dovete utilizzare una console che è dedicata ed è uscita sul mercato americano o giapponese e avete un televisore PAL come me, che non è multistandard, quindi che non fa vedere più sistemi, ma ne fa vedere uno solo, invece di avere l'immagine bianco e nero, con questo aggeggio abbiamo risolto tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande in merito, chiedete pure giù nei commenti del canale YouTube, e mi raccomando, registratevi. Spero vi sia piaciuto, chiedete, non fatevi nessun tipo di problema. Questo aggeggio è consigliato da me, non vendo niente, quindi sono solo un appassionato, non ci guadagno un tubo. Grazie a tutti gli amici che mi seguono, un pollice all'insù e registratevi al canale. Ciao a tutti da Andrea.